Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Siamo con Emanuele a Potenza, capoluogo della regione Basilicata. Emanuele, utente storico, grande segugio di canale, e siamo qui per proseguire il tour del Samsung Galaxy Z Fold 2. Lo stiamo portando un poco in giro per vedere che cosa ne pensate. Oggi con Emanuele che cosa vedremo? Oggi vedremo le scale mobili, vi descriverò l'impianto di scale mobili più lungo d'Europa. Le Heaven Stairs. Esatto, le scale del paradiso, le percorreremo insieme e poi, se avremo modo e tempo, anche qualche piccolo cenno sul centro storico di Potenza. Via Pretoria, il corso e Piazza Polmonite. Bravo. Visto Ecco che c'è il sole oggi, quindi diciamo non c'è Promette rischio. bene Io oggi. comunque avevo portato il soprabito perché Non dovrebbe non si sa servire. mai. Ok, quindi Potenza, Basilicata, Emanuele, ci accomodiamo 30 minuti con il Z Fold 2. Dove ci troviamo qua a Potenza? Ci troviamo precisamente al rione Poggio Tre Galli, uno dei rioni più nuovi di Potenza. Si può notare già dalla, architettura dei palazzi. È anche uno dei più abitati, infatti in passato era ritenuto prettamente un rione dormitorio. Poi con l'arrivo della regione, con l'arrivo anche di altri locali che hanno arricchito chiaramente il posto, è diventato un quartiere molto più vivibile, anche grazie alla presenza del parco che abbiamo qui alle Si trova spalle. nella parte bassa di Potenza, perché Potenza è uno dei Allora, capoluoghi più Potenza alti d'Italia. è proprio il più alto 819 d'Italia. metri, più alto d'Italia. Esattamente. 819 metri, Sì. cioè più basso del posto dove vado io in montagna ogni tanto. Addirittura. Pensa. E questa quota si fa... Infatti si sente, l'aria Sì, è sì, un po' sì, più... climaticamente si fa sentire, soprattutto d'inverno si scende facilmente anche a -8, -9, Ecco. negli inverni più rigidi. E poi soprattutto anche a livello di continui alti e bassi di strade. È una vita Ecco. in continua salita e poi in continua discesa. Qui precisamente ci troviamo, diciamo, in una via di mezzo. Ci stanno quartieri come il mio, che però si trova dall'altro lato della città, che sono abbastanza più in basso. Più in basso ancora. Sì, Quindi scendiamo. stiamo a metà. Sì, bene o male a Ed metà. è da qui che iniziano le scale poi che portano su. diciamo. Esattamente a 9 minuti da questo tavolo. Perfetto. E allora andiamo avanti. Emanuele può già cominciare ad provare il suo, Magari. il suo per 30 minuti Samsung Galaxy Fold 2. Questi qua sono dei Certo. suggerimenti di utilizzo. Ok, mancano 30 minuti. Prego. Livello basso. Un'ottima escursione. Cioè tiene anche sui volumi bassi. Sì, 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 effettivamente se uno vuole un volume molto basso lo garantisce, perché non sempre è una cosa A scontata. volte si spengono. Cioè non O si hanno spengono troppo come livello audio, oppure rimane troppo alto per troppo il alto livello comunque, basso. troppo alto comunque. Ha un buon minimo. Siamo qui con Emanuele che ha completato il suo test del Samsung Galaxy Z Fold 2 e adesso ci dirà che cosa ne pensa. Emanuele, qual è la tua idea di massima del dispositivo? Come ti è sembrato in questi 30 minuti che hai avuto a disposizione? Mi è sembrato sicuramente un dispositivo molto, come dire, in là negli anni. Anticipa effettivamente quello che potrebbe essere di qui a 4-5 anni il futuro dei nostri smartphone e il futuro dei nostri tablet. Perché sì, il concetto del telefono non flessibile, che è ancora largamente diffuso, sta comunque iniziando ad invecchiare e a diventare stretto soprattutto nel concetto di poter passare con appunto semplicemente una flessione da un dispositivo piccolo a un dispositivo più grande, quindi da un dispositivo mirato ad un uso più limitato ad uno invece per un uso un po' più business, più professionale, come appunto può essere lo Z Fold 2 una volta aperto. Tu avevi mai utilizzato, diciamo, un dispositivo pieghevole prima d'ora e da che esperienza di smartphone provieni? Io provengo da un OnePlus 5T, un top di gamma di fine 2017, quindi un telefono diciamo classico dal punto di vista della concezione e soprattutto con cornici, fattore che è preciso perché questo fa molto la differenza nell'approcciare a un dispositivo come può essere questo Z Fold 2. Ho avuto modo di provare la prima generazione, però per massimo un'oretta
era di un parente, quindi non lo tenevo a disposizione tutto per me. Però diciamo già ho avuto modo di poter fare un breve confronto in mente fra i due dispositivi. Qual è la caratteristica che più balza all'occhio, diciamo, del Fold 2? Il display, immagino. Sì. Sicuramente al primo posto i display e la qualità insomma, dell'assemblaggio. È un dispositivo veramente molto resistente, dà un'impressione di solidità nonostante allo stesso tempo sembri qualcosa di appunto non solido, perché si flette, di molto fragile. Il display è una delle caratteristiche principali, cioè qualitativamente rispetto a un candy bar, che impressione ti dà? Ti dà l'impressione di essere più plasticoso, più diciamo riflettente, o ha la stessa qualità proprio come visus, ecco, senza entrare troppo nell'aspetto tecnico, cioè l'impressione nel momento in cui apri, lo guardi, lo tocchi, esattamente tu che ne pensi? Penso fondamentalmente che il display integrato e quindi anche il, tra virgolette, vetro, sia un ibrido fra le tecnologie a cui siamo abituati e quindi queste nuove tecnologie flessionali. Quindi sì, ci sono molti riflessi, sembra appunto di avere a che fare con un display di plastica, però non è una plasticaccia, è un qualcosa di molto sofisticato che come touch and feel riesce comunque a ricordare quello che è il touch and feel dei display classici. Cioè si sente al tocco? Sì, sì, si sente che non è il vetro, però allo stesso momento non è la plasticaccia dei dispositivi di 10 anni fa. O la pellicolina quando esatto, la pellicola PET da 30 centesimi, esatto. Subito, diciamo. Dà idea di resistenza, di robustezza. E hai notato una grande differenza proprio di qualità tra il display grande interno e il cover display esterno, che ho visto anche che hai giocato, diciamo, col display piccolo, lo screen display. Che cosa pensi? Fondamentalmente ai miei occhi l'unica differenza che è balzata sta in termini di refresh rate. Per quanto riguarda il resto, la visibilità, la resa cromatica dei colori, non noto particolari differenze, mi sembrano molto omogenei i due display. Poi tutto il resto, il form factor eccetera, quello è un discorso a parte, quindi non lo nomino. Forse un pochino, però è anche vero che si potrebbe essere influenzati dal fatto che il display esterno sia troppo più piccolo del display interno e quindi può sembrare appunto meno brillante e meno luminoso, però secondo me sono omogenei. Può essere soltanto questa la differenza. Un pieghevole. Che valore aggiunto può dare secondo te all'utente rispetto a un candy bar in generale adesso, diciamo, al di là del discorso Z Fold 2? Tu come la percepisci? Percepisci possibili vantaggi? Possibili vantaggi sì, li riesco a percepire con questa nuova tecnologia perché appunto permette di poter avere in tasca un dispositivo che però si presti a due utilizzi diversi. Un utilizzo appunto più rapido, il display esterno, e un utilizzo invece un po' più intensivo per fruire contenuti e così via col display interno. Quindi appunto è come avere un 2 in 1. Mi ricorda i vecchi 2 in 1 dell'Asus, soltanto che qui in un concetto di gran lunga più sofisticato e moderno. E invece diciamo gli svantaggi ce ne sono oggi, e secondo te questi svantaggi di oggi potrebbero essere superati o resterà secondo te sempre un divario tra il modo di utilizzare del candy bar e quello di utilizzare il pieghevole? Fondamentalmente gli unici svantaggi che trovo sono dal punto di vista diciamo della costruzione. Lo trovo, come dire, ancora troppo una via di mezzo. Più pesante? Pesante, soprattutto e di presenza. 100 grammi in più? Assolutamente sì, in tasca si fa sentire. È vero che è più comodo rispetto ad un telefono tradizionale perché è più allungato, è un telecomando del resto da chiuso. Però comunque si fa sentire, poi magari l'utente è pure portato ad utilizzarlo all'interno di un borsello, per comodità, e insomma non è proprio come gestire un pezzo di ferro, è come gestire un pezzo d'oro, un pezzo di diamante, quindi che va tenuto con un certo garbo. Okay. A Roma con Antonio abbiamo analizzato anche i possibili svantaggi. Adesso con te, che non sei come noi giovane ma giovanissimo, ti chiedo per chi invece potrebbe non essere indicato oggi un pieghevole, considerando diciamo eventualmente i suoi svantaggi, al di là ovviamente del prezzo di acquisto, a chi non lo consiglieresti? Non lo consiglierei all'intera mia generazione, è troppo, è come mettere nelle mani di un neopatentato una Lamborghini, è la stessa cosa, è eccessivo.
è un oggetto di valore troppo elevato e che per l'uso di noi, diciamo, giovanissimi, effettivamente va oltre. Noi non utilizzo più per i social, WhatsApp, Facebook, Instagram, il browsing e così via. Avere un flessibile è proprio di troppo, di più. E se costassero uguali? Sarebbe uno sfizio, ma io comunque appunto sarei un po' scettico nella scelta. Non andrei diretto nemmeno se avessero lo stesso prezzo allo stesso centesimo. Sempre per una questione di robustezza, diciamo, di peso, di ingombro. Tu dici per il giovane, il giovanissimo. Ha un'utilità che, diciamo, facendo ecco, un conteggio di quelle che sono le utilità che può offrire questo dispositivo, sono, come dire, ce ne sono alcune che per noi giovani sono secondo me superflue, ma che per una persona più grande che lavora invece no, possono, diciamo, fare la differenza nella fase d'acquisto. Okay. Che cosa ne pensi della robustezza della cerniera, che è uno dei punti critici, e la piega al centro del display grande? Come l'hai percepita? È visibile? La piega è visibile, quindi diciamo è inutile cercare, come fanno molti, di trovare la cosiddetta pezza a colori, si vede. L'unica particolarità, ecco, rispetto forse allo Z Fold di prima generazione è che aumentando l'inclinazione rispetto agli occhi, mano a mano scompare questa piega, fino a sembrare quasi perfettamente piatto. Questa cosa mi ha lasciato infatti un po' meravigliato, mentre frontalmente si nota. Ci sono degli angoli dove si vede di meno? Sì, secondo me a partire già dai 70 gradi rispetto al campo visivo, quindi di inclinazione, già si inizia a notare molto meno. Per quanto riguarda la robustezza invece 10 e lode, assolutamente. Niente da dire. Niente, non scricchiola, non mostra segni di cedimento né trasversalmente né longitudinalmente, è fissa. Si vede che l'aggiunta di 2 ulteriori camme, che appunto ha anche aumentato l'attrito, effettivamente l'ha reso un prodotto più maturo. Anzi, forse da questo punto di vista è perfettamente maturo, come congegno per l'apertura e la chiusura. Già la seconda generazione. E questo è da sottolineare, è vero. Perché è stato fatto un grande lavoro. È vero che rispetto pure allo Z Fold 2 è leggermente più avanzato, ma quella è la declinazione. Oltretutto è anche, diciamo, lodevole come siano riusciti ad integrare fra queste 4 camme dei piccoli pettini flessibili per pulirle durante appunto lo scorrimento. Quindi niente da dire, veramente impeccabile. Il display piccolo esterno si presta allo stesso modo bene a poter essere utilizzato come un candy bar, cioè mentre cammini, mentre sei in strada, scrivere il messaggino veloce, cioè per un uso agile e veloce dello smartphone. Il display esterno più piccolo e con quel formato di aspetto 25 noni, tu che ne pensi? Ti ho visto scrivere, si scrive bene? Per l'uso che hai appena descritto va benissimo, è promosso a pieni voti perché è proprio un display concepito per, secondo me ovviamente, per tutto quello che è rapido, quindi il breve messaggino, la nota vocale, ovviamente, pure la navigazione. La notifica rapida che ricevi? Sì, anche, secondo me pure, però per tutto quello che richiede un attimino di attenzione in più, messaggi un po' più lunghi, per quanto mi riguarda, e non ho le mani di un gigante, è troppo stretto, è effettivamente un telecomando. Avrei preferito un display un po' più largo, però questo avrebbe comportato una serie di difficoltà costruttive, diciamo non da poco. Però ad esempio c'è uno scenario in cui potrebbe tornare estremamente utile, la navigazione con Google Maps, perché secondo me ha quel form factor giusto, perfetto, per poter essere utilizzato a piedi. È stretto, quindi si tiene bene in mano, e quindi per una navigazione all'interno di una città, per le vie, è ottimo. In auto no. In auto preferibilmente aperto. E l'assenza dell'impermeabilità, una domanda che ho fatto anche ad Antonio, tu come la giudichi? Cioè è una caratteristica molto importante, poco importante, che ne pensi? Diciamo che qui faccio sempre un doppio ragionamento, il ragionamento generico, dove secondo me è necessaria l'impermeabilità, perché nel momento in cui io vado a pagare un dispositivo, una certa cifra ci deve essere, punto e basta. Quindi questa cifra? Sì, anche qualcosa in meno, come ad esempio i 1000 euro, non per forza sui 2050. Però capisco che su questo dispositivo non è quel di più che si può facilmente integrare. Era una sfida, secondo me, troppo oggi estrema per ora. Troppo estrema o troppo costosa, perché tutto si può fare, ma poi a quanto lo Esatto. devi vendere? E che magari avrebbe anche reso meno robusto il meccanismo di apertura. Bravo, E sì. questo deve rimanere al primo posto, non si può sacrificarlo per una semplice impermeabilità. Facendo invece il ragionamento personale, a me dell'impermeabilità onestamente non è mai importato nulla. Ho un telefono volutamente non impermeabile, quando piove lo uso ugualmente. Sotto acqua non sono il tipo che va a fare le foto con il telefono, mi compro mal che vada una fotocamera fatta proprio per quello.
Quindi diciamo non do molta importanza a questo valore, però se dovessi comprare uno smartphone ora sì, la voglio, Quindi dal top assolutamente. di gamma tu te l'aspetti? Sì, 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 ci deve essere. Ci deve essere, ok. Ho due domande alle quali forse hai già risposto. La prima era: a parità di prezzo oggi sceglieresti un pieghevole e il multitasking lo fa meglio un pieghevole o uno smartphone candy bar oggi, diciamo, ovviamente? Diciamo che dipende da che cosa uno intende per multitasking. Se è un multitasking leggero, come ad esempio editare un documento Word, fare la ricerca su internet per attingere a contenuti o a fotografie, lo fa assolutamente meglio un pieghevole. È più grande del resto. Poi il form factor, che è quasi quadrato, in realtà è un rettangolo, lo rende anche abbastanza utile a questo. Molto poco allungato. Esatto, mentre per il multitasking quantitativo, quindi aprire in modo selvaggio schermate su schermate, per quanto mi riguarda non lo fa bene né uno smartphone né tantomeno lo Z Fold 2, ci vuole un display molto più grande, quindi un computer o un vero tablet, perché questo non lo definisco proprio un tablet a tutti gli effetti, è piccolo, tablettino, esatto, Tablettino. anche meno di un iPad mini per dire. E per chi è perfetto invece, a chi lo consiglieresti? Sempre non considerando ovviamente il prezzo. Lo consiglierei appunto a chi lavora e lavora tanto, quindi si trova ogni giorno a gestire un grande numero di mail, a dover lavorare su numerosi documenti, PDF, documenti Word, e fondamentalmente questo, stop, perché tutte le altre utenze sono utenze quindi che so, lavori che non richiedono questo tipo di professionalità con il dispositivo, ce ne sono tantissimi. L'altra categoria invece restante è quella degli studenti. Come me appunto, uno studente non può affidarsi soltanto a questo dispositivo per le proprie attività, ha bisogno di un computer o appunto, come dicevo prima, di un tablet. Quindi soltanto ad una nicchia molto ristretta di utenti e poi chiaramente ai cosiddetti malati di tecnologia. In quel caso sono i primi. Early adopters. Esatto. Le fotocamere e l'audio. Per quanto riguarda le fotocamere, c'è chi dice che sono un poco sottodimensionate per quanto riguarda i pixel. Sono 5, quindi 3 da 12 megapixel posteriori, 2 però con stabilizzazione ultra stabilizzate, e poi ce ne sono 2 frontali identiche da 10 megapixel, più o meno con le stesse caratteristiche. Che cosa ne pensi delle camere? E che cosa ne pensi, visto che l'hai provate, insomma, l'audio, gli speaker, i 2 speaker superiori? Per quanto riguarda le fotocamere, nelle foto che ho scattato ho notato sempre una resa cromatica molto fedele alla realtà. Ho fotografato apposta un'auto rossa per vedere la differenza con l'occhio, visto che i rossi spesso nei sensori RGB sono non propriamente gestiti, però problemi non ne ho notati. Il discorso relativo al pixelaggio invece sì, noto che siano un po' sottotono. Si vede che una 12 megapixel, confrontata ad esempio ad un Note 20 Ultra, ma anche un dispositivo di 2 anni fa con una fotocamera un po' più risoluta, si nota che c'è qualche limite. Nel momento in cui si va a zoomare, i dettagli, ad esempio le foglie degli alberi, sono un po', come dire, meno precisi. Quindi probabilmente in un futuro fold la presenza di fotocamere più risolute sarebbe sicuramente una cosa gradita. Per le fotocamere interne invece nulla da dire, mi sembrano molto a fuoco per la categoria del dispositivo e soprattutto Per la funzione che devono avere. esatto, ho apprezzato il fatto che la fotocamera esterna, vicino al display esterno, e la fotocamera interna siano fra loro, come dire, sovrapposte. In questo modo c'è una sorta di continuità nel momento in cui si vuole scattare un selfie, oppure, per un utilizzo più professionale, nel momento in cui si deve fare una videochiamata. Si può passare da chiuso ad aperto senza dover cambiare il campo visivo, doversi spostare e quindi adattarsi al telefono. Qui è il telefono che si adatta all'esigenza dell'uomo. O cambiare le caratteristiche della trasmissione, perché Esatto. adesso con la stessa fotocamera e stessi Il canale trasmissivo, diciamo, è quello, appunto, non c'è nessuna alterazione da dover fare lato software. Quindi le camere, se dovessi dare un voto da 1 a 10 per la prova che ho fatto, siamo sull'8, abbondante, perché comunque mi piacciono, però c'è questa pecca della risoluzione che fa perdere punti. Emanuele, le ultime 2 domande. La prima è, negli utilizzi classici che si fanno di uno smartphone, per esempio inviare messaggi, navigare su internet, utilizzarlo come navigatore, vedere dei video, scrivere anche un documento, un'email, secondo te effettivamente un pieghevole è quasi sempre superiore, nel senso che è più comodo da usare, apporta più vantaggi rispetto a un candy bar, o ci sono delle singole applicazioni in cui potrebbe non esserlo?
Secondo me può essere un dispositivo perfettamente adatto a tutti questi usi. Migliore? Perché per esempio per la navigazione internet, se io apro un browser e ho più spazio, Certo. chiaramente vedo più informazioni, Diciamo sì, devo al scrollare display. di meno, devo scrollare di meno. Per l'editing delle foto io ho più spazio, hai capito? Dico migliore, facendo un confronto, cioè un pieghevole. Diciamo che la risposta per quanto mi riguarda è sì. Una volta aperto effettivamente dà una sensazione di libertà all'interno di quel display che appunto permette di poter editare foto con maggiore facilità, esplorare una mappa in modo molto più agevole, sicuramente rispetto al display più piccolo. Però ci stanno invece altre categorie di utilizzo dove secondo me è proprio da bocciare completamente. Ecco, quale? Ed è ad esempio la fruizione dei video. Perché, come dire, ha un form factor troppo particolare, sia da chiuso sia da aperto. Da chiuso arriviamo a 25 noni, da aperto non lo ricordo, ma appunto è un quadrato, sarà un 4/3, un 3/4. Si creano troppe bande nere, dici tu. Eccessive. Da chiuso ancora il discorso si può fare, uno riesce a vedere un video con tranquillità, però comunque è troppo stretto. Quindi il campo visivo è ridotto, mentre da aperto ci stanno delle bande nere veramente enormi, sia in landscape che diciamo in verticale. E l'idea di utilizzarlo in flex mode, quindi video sopra e possibilità di continuare a interagire sotto, come ti sembra? Quindi diciamo in generale la modalità stand, questo mi sembra invece un ottimo utilizzo, perché effettivamente questo dà quel, come dire, in questo io ritrovo quel concetto di multitasking che è realmente utile. Sto vedendo un video, mi arriva un messaggio, nella parte inferiore posso leggerlo, posso rispondere rapidamente, oppure sempre nella parte inferiore posso andare sul browser a leggermi una notizia. Però appunto da questo punto di vista lo promuovo. Quindi la funzione stand in sé in generale è ottima. Per tutto il resto, appunto per i contenuti multimediali, lo vedo un po' troppo zoppicante. Ovviamente un flessibile con altri form factor più adatti a contenuti multimediali, ovviamente sono esenti da questo discorso, obbligatoriamente. Ultima domanda. Certo. Pensi che possa avere un futuro questo tipo di strumento e per avere un futuro dove si deve lavorare secondo te? Migliorare che cosa? Inizio col dire che andrebbe migliorato da subito il form factor, proprio quello. Cercare sempre una soluzione che sia compatta da chiuso e da aperto, ma che da chiuso non sia troppo stretta e che da aperto non sia troppo quadrato. Deve essere un po' più allungata come forma, appunto per renderlo adatto a più, diciamo, contesti. Poi, ovviamente, grazie a questa nuova tecnologia sarà possibile creare in futuro dispositivi di svariate forme, appunto il dispositivo che diventa quadrato, il dispositivo che diventa rettangolare come un tablet e così via, o quelli modulari con più, diciamo, aperture e chiusure. Questo è a singola cerniera, poi ci sono i bicerniera. Quindi diciamo in futuro sì, potrebbe diventare effettivamente una tecnologia quotidiana, però c'è ancora da lavorare. Per ora è un prodotto ancora molto di nicchia, soprattutto per i costi di produzione, che è inutile dire sono ancora troppo elevati. Però si vociferava l'arrivo di un flessibile economico sempre da parte di Samsung. Questo è più per un'utenza di un certo tipo, abbastanza business. Per tutto il resto è appunto uno sfizio. Uno sfizio. Va bene. Grazie mille Emanuele, grazie mille. E noi adesso con Emanuele facciamo un giro per Potenza e andiamo a vedere Le scale del paradiso. l'impianto quando è stato costruito Allora, diciamo gli impianti e perché. più in generale sono stati tutti quanti concepiti per poter superare gli enormi dislivelli che caratterizzano la città di Potenza. Infatti nel 1994 venne associato allo già esistente impianto di scale, diciamo, fisiche antiche che caratterizzano Potenza, che infatti è detta città delle 100 scale, Ah, ecco. il primo impianto meccanizzato. Scale Quelle classiche. tradizionali. Nel 94 fu inaugurata la Scala Prima, che è un primo appunto impianto meccanizzato lungo ben 430 metri. Si sviluppa in parte in sotterraneo. Sempre divisi in più rampe. Sì, sono in Ovviamente. totale 18 rampe. Questo primo impianto collega la parte sud della città, Viale Marconi in particolare, con Piazza 18 Agosto. Piazza 18 Agosto è il simbolo di Potenza per due motivi. Uno, perché porta un nome abbastanza importante, carico di significato storico, perché il 18 agosto del 1860 vi fu, diciamo, l'insurrezione dei Lucani nel confronto del regno delle due Sicilie. Ah, ecco. E quindi, diciamo, poi si passò ad un regime pro-dittatoriale. È iconica perché al centro della rotatoria ci sta un grande leone rampante. Questo leone fu commissionato negli anni 80 a Giacomo, un orafo del posto, di una cittadina qui vicino, di un paesino. È stato, diciamo, collocato in vari punti della città. Ora ha trovato sua fissa dimora in questa rotatoria, proprio per appunto
come dire, simboleggiare la città. E per salutare tutti i cittadini o turisti, perché dalla piazza 18 agosto c'è un traffico, diciamo, abbastanza importante ogni giorno, perché collega un po' tutte le arterie della città, la parte superiore con le parti inferiori. Poi, terminate queste rampe, a 18 agosto ci stanno 4 impianti di sollevamento verticali che permettono di superare un ultimo dislivello di 60 metri, dove finalmente si arriva nel centro storico di Potenza, via Pretoria. Da un punto di vista sismico, Potenza che zona non è messa assolutamente bene, e infatti nel secondo carte, appunto sismiche, è un codice rosso. In passato questi terremoti hanno devastato la città, e infatti del centro storico, dell'antico centro storico, ne resta più che altro l'assetto. Poi per il resto le palazzine eccetera sono tutte ovviamente state ricostruite, quindi non hanno più quello stile antico di una volta. Questa qui in particolare che stiamo andando a visitare, e che è, diciamo, un po' il cuore di questa visita a Potenza, è la Scala Terza. Scala Terza che ufficialmente è il nome di Scale Mobili di Santa Lucia. Ecco. Perché? Perché collega il Monte Cocuzzo, che è quello dove ora poggiamo i piedi, che ora porta il nome invece di Rione Cocuzzo chiaramente, con l'inizio del centro storico, precisamente Porta Salza, dove è presente la chiesetta di Santa Lucia, una chiesetta molto antica che appunto ha dato nome a queste scale mobili. Porta Salza, così per dare qualche dato dal punto di vista storico, è una delle 6 porte della vecchia cinta muraria di Potenza medievale. Infatti nel Medioevo fu costruita questa cinta proprio perché la posizione sopraelevata di Potenza offriva un ruolo strategico nella ricerca di potenziali nemici. C'è un castello a Potenza? A Potenza, diciamo, considerando, capito, la funzione, cioè l'altezza e anche la... Ci stava e ci sta ancora oggi una torre, la torre Guevara, che però è stata edificata successivamente. I Guevara sono stati una famiglia molto importante e conosciuta qui a Potenza. Allora, queste qui sono le scale di Santa Lucia. Sì. Le scale di Santa Lucia in particolare sono costituite architettonicamente da 3 tronchi. Molto bello, tutto legno. Sì, esattamente, tutto diciamo seguendo un po' architetture provenienti dall'est, dove si fa un largo uso del legno appunto. Bello. Questo primo tronco discendente che stiamo percorrendo è lungo quasi perfettamente la metà della lunghezza totale, quindi sono quasi perfettamente simmetrici. L'impianto è lungo un totale di 650 metri. Possiamo, diciamo, dire che i moduli di rampe sono 13, quindi abbiamo un totale di 26 scale mobili. Queste 26 scale mobili, queste 26 rampe, sono fra loro interconnesse da un ponte attrezzato. Ecco, infatti avevo letto del ponte attrezzato. Che cos'è? Questo ponte attrezzato è stato reso necessario per risolvere un problema, ovvero qui giù, noi ora stiamo scendendo di almeno un'ottantina di metri, ci sta quella che noi potentini chiamiamo la fondovalle. Nelle mappe è indicata come viale dell'Unicef. È una via che si trova molto in basso e che quindi bisognava in qualche modo superarla per permettere a questo tronco discendente di collegarsi al tronco ascendente. Ed è stato costruito questo ponte attrezzato di 120 metri, che un tempo veniva utilizzato anche per i mercatini di Natale, poiché è molto largo, molto lungo e anche aperto. E mentre ad oggi, diciamo, no, viene utilizzato soltanto sono un attimo sospese. Esatto. È bello perché si attraversa comunque una zona di vegetazione molto molto fitta. Questa è una zona su entrambi i versanti di aperta campagna. È poco urbanizzata, infatti, è tutta campagna. Stanno piano piano incominciando a fare qualche lavoro per, come dire, far arretrare sempre più la fascia del centro storico, quindi creare nuovi quartieri anche su questi versanti, però ci vorranno ancora tanti anni. E sono anche molto grandi. Per le esigenze della città non è sovradimensionato un impianto del genere, secondo te? Diciamo che fondamentalmente questa è la critica che fu mossa nel 2010, quando l'impianto fu inaugurato. Ecco, perché quanti abitanti fa Potenza? Potenza oggi? è una cittadina di 67.000 abitanti, però ovviamente questi 67.000 abitanti non sono tutti divisi fra centro storico e Rione Cocuzzo. Sono sparsi. Esatto. Quindi un impianto come questo, che ha un volume, supporta volumi di 18.000 persone ogni ora, non riuscirà mai a essere utilizzato in toto. Ok. Nei periodi, diciamo, di alta gloria dell'impianto si arrivava a 12.000 persone al giorno, che comunque è un buon livello. Poi quando ci sono state le occasioni dei Capodanno Rai, 4 anni fa, e quest'anno pure sono state prese d'assalto grazie anche all'ampio parcheggio vicino al ponte attrezzato. Però adesso col turismo che arriverà dopo questo video, ovviamente sarà necessario ampliare l'impianto. Esatto. Questo sul quale stiamo camminando è il ponte attrezzato. Attrezzato perché poi, Emanuele? Attrezzato fondamentalmente perché ci stanno dei servizi, diciamo, per dire bagni, ci sta un parcheggio,
si Ah, possono ecco, prendere ok. altri pullman scendendo sotto, sia da Sotto. questo lato che dall'altro lato. Ok. Quindi diciamo che va a migliorare il collegamento fra i vari poli della città. Ok. Queste scale quindi rappresentano, diciamo, un servizio di mobilità cittadino. Sì. È come se fosse un autobus. Uno dei due servizi, uno dei infatti due l'altro è su servizi. gomma. E non è gratuito, No, si paga per le anche per i residenti. Sì, ci sta un'unica tariffa per residenti o per turisti. Ah, un'unica tariffa, ok. Quindi diciamo c'è una carta, un abbonamento che Questa si qui è fa. la card. Qui, in corrispondenza di questo attraversamento pedonale, inizia il centro storico di Potenza. Un tempo qui sorgeva Porta Salza, che come detto prima è una delle 6 porte che un tempo costituiva la cinta muraria di Potenza, e purtroppo però nel 1806, quando le truppe di Napoleone Bonaparte riuscirono ad impossessarsi del sud Italia, furono avviati i lavori di rimodernizzazione delle città conquistate, fra cui appunto Potenza. Durante questi lavori Porta Salza fu volutamente demolita. Però resta questo edificio qui accanto, la chiesetta di Santa Lucia, che è la chiesa che infatti ha dato il nome alle scale mobili Alle che scale. abbiamo appena percorso. Questa che abbiamo appena visto è la chiesa di San Michele, una chiesa la cui datazione certa risale al 1178, quindi in piena età medievale, all'inizio del Medioevo, ed in particolare è basata sullo stile romanico, come si può osservare. È uno stile, diciamo, abbastanza piatto e con poche aperture, poche luci per le finestre. Questo è il campanile, alto una trentina di metri, e oltretutto questa chiesa affonda le sue radici, a livello proprio di basamento, in epoca romana. Infatti, secondo studi archeologici, le fondamenta risalgono addirittura al V secolo d.C., quindi in epoca tardo romana, e sono presenti lungo il perimetro della chiesa delle epigrafi romane rimaste stranamente intatte negli anni. Le altre sono state rimosse durante quella probabile rimodernizzazione in chiave romanica che c'è stata intorno al 1170. Quali sono i piatti tipici che si mangiano a Potenza? Fondamentalmente, diciamo, la tradizione culinaria di Potenza risale ad un paesino che è qui vicino, Avigliano. Avigliano è molto famoso per la cucina del baccalà, in particolare il baccalà con i famosi paparoli cruschi. Quello, se vogliamo, è il E che piatto. Sono dei peperoni essiccati, chiaramente, asciugati più che altro, che vengono fritti e messi vicino appunto a questo baccalà. Il sapore, diciamo, entrano molto in armonia fra loro i due piatti. È un piatto chiaramente tipico. Poi per quanto riguarda il resto sono tutte le tradizioni pastorali per quanto riguarda la cucina, il famoso cutturieddu, quindi la pastorale, la pecora vecchia che viene cucinata, stufata a dovere per ore ed ore. Il tutto sempre in paesi limitrofi. Ma a Potenza Potenza, diciamo, della tradizione tipica è rimasto veramente ben poco. è città. Sì, modernità, esattamente. è città. Qui siamo in piazza Mario Pagano, che se ho capito bene è la piazza Centrale di Potenza. centrale. Unisce un po' quella che è la vita, la movida serale di Potenza, Ecco, con le due sezioni del corso, la sezione destra e la sezione sinistra. ci Noi sono bei proveniamo dalla palazzi destra. intorno. È anche chiamata Piazza Polmonite, va precisato. Questo è un detto tipico potentino, perché in passato chi collocò qui l'assetto urbano, quindi palazzi e via dicendo, non ha tenuto conto del fatto che in via Petrocelli, che è alle nostre spalle, il vento si riesce ad incalanare in modo abbastanza forte e quindi qui si generano delle correnti di vento Ecco. che vanno in tutte e 4 le direzioni. Qui siamo circondati da 4 palazzi che hanno tutti e 4 un valore storico. Questo alle mie spalle è il Palazzo Dell'Ina, è un'architettura fascista, e lì sotto, a Porticato, troviamo il Gran Caffè. Il Gran Caffè è un bar simbolo di Potenza, infatti, come si può notare se si vede dalla ripresa, internamente il bar è moderno. L'insegna invece è stata lasciata volutamente, non è stata volutamente rimodernizzata, perché è appunto l'insegna storica di quando fu fondato questo bar intorno agli anni 70. Erano qui il palco per il Capodanno Rai, nell'ultima occasione a dicembre 2019, hanno dovuto rimontare i pannelli di sostegno posteriori ben 3 volte, perché alcuni venivano pannelli venivano via per colpa del dal vento, vento. nonostante dietro a mascherare ci fosse il palazzo della prefettura. Incredibile. E infatti, Tra l'altro è vento freddo in inverno, Sì, molto sì, freddo, sì, 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 sì. sferzante. soprattutto, ecco, questa piazza diventa una pista di pattinaggio, perché quando fa molto freddo Ah, ecco. l'acqua gela con una rapidità pazzesca Si scivola, e si scivola molto. Infatti Quindi- quando nevica non è agibile. polmonite e fratture. Sì, è proprio quanto di Bisogna peggio stare possa attenti. esistere. Vabbè, adesso siamo... Si precisa una cosa su questa piazza. Questa è così da all'incirca 15 anni,
Prima era una piazza con San Pietrini, ecco. dove spesso si venivano a riunire, diciamo, motociclisti e automobilisti con auto d'epoca. Dopodiché, con un progetto di Gaio Lenti, un famoso architetto molto conosciuto a Milano, è stata rimodernizzata utilizzando fondi europei. E questi fondi europei hanno portato la nostra città, diciamo, a dividersi molto in merito alla questione di questi pali. I pali che circondano la piazza. Se lasciarli o meno? Se lasciarli o meno, purtroppo devono essere lasciati. Dico purtroppo perché alla maggior parte dei potentini, me compreso, non piacciono. Hanno un'architettura che si distacca forse un po' troppo dai palazzi circostanti. Perché devono restare? Devono restare perché devono giustificare la spesa di quei fondi europei. Non possono essere tolti, e infatti più volte, quando appunto nelle 2 occasioni del Capodanno Rai, che sono stati ovviamente tolti, ci sono state varie petizioni per evitare che venissero rimontati, ma non è servita nemmeno una di queste. Ok. Questo qui è invece il Teatro Francesco Stabile, è l'unico esempio lucano di teatro lirico. Il Francesco Stabile, la sua costruzione inizia nel 1856 per poi interrompersi l'anno dopo. L'anno dopo ci fu il primo terremoto che devastò Potenza. I lavori ripresero 4 anni dopo per poi essere completati con l'inaugurazione nel 1881. È un teatro ben vissuto dalla popolazione ancora ad oggi, quindi attivo, e dentro, diciamo, presenta ornamenti di un certo livello. Questo palazzo, che chiude quindi il perimetro di Piazza Prefettura, Piazza Mario Pagano, è appunto la Prefettura di Potenza. All'interno vi stanno gli uffici del prefetto e quindi, diciamo, vengono prese, soprattutto in questo periodo, tutte quante le decisioni riguardanti la protezione da Covid-19, con prefetto e polizia. Questa alle mie spalle è l'ingresso della chiesa di San Francesco. La chiesa di San Francesco è un'altra chiesa, sempre di epoca medievale, la cui prima, diciamo, datazione risale al 1274. Subito, così, all'entrata ci ritroviamo davanti ad un portale con degli inserti in legno. Sono tutti quanti intagliati e questo portale risale al 1300, quindi probabilmente, anche se non è un fatto accertato, è stato montato successivamente alla costruzione della chiesa. Ciò che invece sicuramente è stato costruito ad un secolo di distanza è il campanile della chiesa. Qui al lato invece possiamo apprezzare il convento della chiesa di San Francesco, che però ad oggi è utilizzato come palazzo governativo. Questa qui è Porta San Giovanni, che, come ricordiamo, è una delle 3 porte di Potenza ancora in piedi. Questa è la prima che vediamo, seguiranno dopo Porta San Gerardo e Porta San Luca. Qui ci troviamo in Piazza Sedile, dove qui di fronte a me c'è il Palazzo del Municipio, il cosiddetto comune del Potenza, adiacente alla piazzetta del comune, chiamata da tutti così ed utilizzata principalmente dai bambini per giocare a pallone. Qui invece troviamo il Palazzo del Fascio, architettura anch'essa chiaramente fascista, e che oggi viene utilizzata come sala consiliare per il comune, le riunioni del comune, e come centro del comune stesso. Lì è più, diciamo, una zona per uffici. Dopodiché qui sullo sfondo si vede il tempietto di San Gerardo. San Gerardo, ricordo essere il patrono della città di Potenza, si festeggia il 29 maggio, e ci sta tutta una leggenda intorno a questo personaggio che ha portato, nel giorno della festa di San Gerardo, alla storica parata dei turchi, dove tanti figuranti si vestono, ognuno appunto ha un ruolo, e trasportano il santo fra le vie di Potenza, tutto rigorosamente in salita. Questa alle mie spalle invece è l'ultima chiesa che vediamo, ed è la cattedrale di San Gerardo, quindi ha un ruolo abbastanza importante per la città di Potenza. Che piazza siamo? Ci troviamo, non è una piazza questo qui, è semplicemente un larghetto. Un larghetto. Se vogliamo il largo di San Gerardo. È una chiesa che risale al XIII secolo d.C., che fu in primo luogo dedicata alla Vergine Assunta, dopodiché a Gerardo dalla Porta, quando appunto divenne patrono della città di Potenza. Questa chiesa, oltretutto, all'interno contiene i resti del santo, all'interno di un'urna in argento, e contiene anche una statua del santo stesso realizzata in legno. Quella invece è la Porta di San Gerardo, la seconda delle 3 porte rimaste ancora in piedi, facenti parte del sistema di cinta muraria della Potenza medievale. Siamo raggiunti nel posto più alto di Potenza, quello di cui abbiamo parlato a inizio di questa visita. In particolare qui si può notare come da punto ripresa come l'asfalto... È un punto preciso. Sì, molto preciso. E l'asfalto si chiude a mo' di punto angoloso e proprio qui, in corrispondenza del punto angoloso, vi è la targhetta. Potenza 819 metri sul livello del mare, il capoluogo di regione più alto d'Italia e più vicino alle stelle. Questo qui è il punto più alto della Potenza cittadina, urbana, o di ci tutta sono... Potenza.
intorno non ci sono delle colline o delle montagne più alte che vanno al di sopra? Sicuramente, però non fanno più parte del territorio di Potenza. Ah, ecco, Sì, perché ecco. parliamo di Frazioni, Giuliano e via dicendo, che non fanno propriamente Del comune, parte. del Esatto, comune. parlando del comune, zona abitata, il centro, questo è il luogo più alto. Quindi diciamo questo signore che abita qui È onorato, sì. è onorato di... Assolutamente Perfetto. sì. Chi invece abita nel palazzo alle spalle è ancora più onorato perché è il palazzo più alto della città. Esatto. Non come il nome della stessa Grecia che poi in campagna. Questo sul quale camminiamo è il corso principale di Potenza, via Pretoria. All'andata siamo venuti attraverso le parallele, tutti quanti i vecchi vicoli, ora attraverso la via principale, che è diciamo principalmente una via di shopping, è ricca di negozi ma anche di bar e piccoli locali di ristorazione. Siamo sulla strada di ritorno. Emanuele ci ha portato a fare un giro enorme di Potenza, Nonostante sia interessantissimo. Nonostante sia piccola, l'ha resa enorme ed è stato molto interessante. Io lo ringrazio Emanuele, grazie tante per questo giro. Grazie a te per averci dato questa fantastica opportunità, perché non è da tutti, insomma, andare sul posto per far provare un Voilà. dispositivo. Tra l'altro che dispositivo? Grazie per le opinioni che ci ha dato sul Galaxy Z Fold 2. Non sei associato a Samsung, vero? No, non mi pare. No. E allora alla prossima occasione. Alla prossima. Ciao!